La conversione dei figli dei musulmani in Europa, un fenomeno di cambiamento religioso e spirituale. La conversione di musulmani che studiano in Europa a religioni diverse o all'agnosticismo e all'ateismo è un fenomeno che si verifica, anche se non riguarda una larga maggioranza. Questo processo è influenzato da una combinazione di fattori legati all'ambiente culturale, educativo e sociale europeo. Va notato che non tutti coloro che si allontanano dall'Islam abbracciano un'altra fede. Molti adottano una visione più secolare o personalizzata della spiritualità. In questo video parliamo di questo fenomeno in 5 punti fondamentali. L'esposizione dei figli degli immigrati a nuovi modelli di pensiero in un contesto europeo favorisce il ripensamento del rapporto con l'Islam. L'ambiente accademico europeo, con discipline come filosofia e sociologia, promuove un approccio critico alla conoscenza, spingendo molti giovani a riflettere sulle proprie convinzioni religiose. Questo è rafforzato da una società laica e pluralista, dove la religione occupa uno spazio privato e il confronto con altre visioni è inevitabile. Le questioni identitarie acuiscono queste dinamiche. La dissonanza culturale tra i valori d'origine e quelli della società ospitante può generare conflitti interiori. Le pratiche religiose, per i genitori un pilastro identitario, sono talvolta viste dai figli come un ostacolo all'integrazione. Per molte donne il contesto europeo offre opportunità di emancipazione, in contrasto con interpretazioni tradizionaliste dell'Islam. Anche le interazioni sociali contribuiscono al cambiamento. Rapporti con persone di diverse credenze stimolano un confronto che spesso porta a riconsiderare le proprie convinzioni. Il contatto con tradizioni religiose diverse, come il cristianesimo, può rappresentare un'alternativa spirituale più in sintonia con i valori personali. Questi fattori intrecciano dinamiche culturali e personali, portando molti giovani a esplorare nuovi modi di vivere la fede o ad allontanarsene. Alcuni musulmani scelgono di abbracciare il cristianesimo, trovando ispirazione in valori come il perdono, l'amore universale e la libertà spirituale. Questa tendenza è particolarmente evidente in contesti dove esiste una radicata tradizione cristiana. Le organizzazioni missionarie e le comunità cristiane spesso svolgono un ruolo significativo in questo processo, fornendo sostegno pratico ed emotivo ai convertiti e accompagnandoli nella scoperta dei principi della fede cristiana. Un numero sempre più crescente dei figli di musulmani emigrati, soprattutto tra coloro che studiano o vivono in Europa, si identifica come ateo o agnostico. Questo fenomeno è influenzato dall'esposizione a società secolari e alla diffusione del pensiero scientifico, che incoraggia una visione critica della religione. Inoltre, alcuni si allontanano dall'Islam non tanto per un rifiuto della fede in sé, quanto piuttosto per un'opposizione alle strutture istituzionali della religione. Essi mettono in discussione le gerarchie religiose e criticano le interpretazioni tradizionaliste, percepite come rigide o obsolete. La decisione di abbandonare la religione o convertirsi a un'altra fede può generare profonde tensioni, oscillando tra appartenenza e autodeterminazione. Nell'Islam, radicato come pilastro identitario e spirituale, un distacco è spesso visto come una sfida all'unità familiare e culturale. La religione, filo che collega generazioni, porta con sé tradizioni e valori condivisi, e allontanarsene può apparire come una rottura o un tradimento. Le conseguenze non sono solo emotive. Nelle comunità conservatrici, chi lascia l'Islam può subire ostracismo, isolamento sociale o discriminazioni. Gli ex musulmani si trovano così in un limbo identitario, distanti dalle proprie radici, ma non ancora integrati altrove. Questo conflitto dimostra che la fede, per molti, è più di un credo. È un simbolo di appartenenza, la cui perdita può aprire nuovi orizzonti, ma anche causare solitudine e alienazione. Non tutti coloro che ridefiniscono il proprio rapporto con la religione diventano atei o si convertono. Per molti, l'abbandono delle pratiche tradizionali non implica il rifiuto della spiritualità, ma piuttosto una reinterpretazione personale dell'Islam. Queste persone si distanziano dal ritualismo rigido, adottando un approccio più flessibile e intimo.
Questo cambiamento si esprime in modi diversi. Alcuni privilegiano valori universali come giustizia e compassione, trascurando dogmi e regole formali. Altri esplorano pratiche meditative o filosofie che arricchiscono senza sostituire l'eredità islamica. Questa ricerca di autenticità spirituale concilia modernità e radici culturali, dando vita a una fede personale, libera e adattata alle proprie esigenze. Sebbene manchino statistiche ufficiali precise, diverse ricerche suggeriscono che il fenomeno dell'abbandono dell'Islam o delle conversioni ad altre fedi è in crescita tra i giovani musulmani che vivono o studiano in Europa. In particolare, tra coloro che proseguono gli studi universitari, il numero sembra essere superiore rispetto alla media generale. Alcuni studi indicano che, in alcuni paesi europei, circa un giovane musulmano su 10 potrebbe distaccarsi dalla religione durante il periodo della formazione accademica. Questo fenomeno sembra essere particolarmente evidente in contesti caratterizzati da una forte presenza di pensiero laico, dove i giovani sono esposti a un ambiente più pluralista e critico nei confronti delle religioni tradizionali. Tuttavia, è importante sottolineare che, pur essendo in crescita, questo fenomeno riguarda una minoranza della popolazione musulmana. Il fenomeno delle conversioni o dell'allontanamento dall'Islam tra gli studenti musulmani in Europa è il riflesso di un più ampio processo di globalizzazione e di interazione tra culture. Tuttavia, non va trattato come una tendenza universale. Molte persone scelgono di mantenere la propria fede, talvolta reinterpretandola in una chiave più moderna e compatibile con il contesto europeo. Questo processo evidenzia la complessità dell'esperienza religiosa nell'epoca contemporanea, che risulta influenzata da molteplici fattori, tra cui quelli personali, sociali e culturali.